Per sviluppare una strategia aziendale o di marketing vincente, devi prima di tutto studiare il tuo target. Attenzione però, non ti basta identificarlo, devi anche conoscere a fondo il suo grado di consapevolezza. Scopriamo di più. Quanto è ignorante il tuo cliente? No, tranquillo, non è una critica. Intendevo nel senso letterale del termine. Quanto realmente è consapevole del tuo prodotto e servizio? Devi sapere che il 90% delle campagne di marketing falliscono proprio per questo problema. Esatto! Molto spesso per sviluppare le campagne marketing si parte da cosa vendi? A chi? Ok, allora facciamo un po' di ad su Google, un po' su Facebook e poi perché no? Apriamo un blog. Lo stesso succede quando ad esempio c'è da creare o rifare ex novo il sito web aziendale. Molto spesso si finisce per strutturare i contenuti seguendo quello che appare l'ordine più logico, che per chi ovviamente conosce i contenuti alla perfezione probabilmente ha un senso. Oppure ci si affida ai creativi di turno delle web agency che della tua azienda e del tuo settore, diciamocelo chiaramente, conoscono poco o nulla. Proprio così, l'errore è quello di non mettere al primo posto quello che conta davvero, cioè il livello di consapevolezza in cui si trovano i potenziali clienti. Ci si basa invece su quanto ne sa l'imprenditore o l'agenzia marketing che pianifica la campagna. Il livello di consapevolezza, spiegandolo in modo semplice, equivale a quanto ne sanno i clienti in merito a un certo prodotto o servizio e in quale momento del loro percorso d'acquisto si trovano. Negli ultimi anni abbiamo analizzato i dati di centinaia di campagne marketing dei nostri clienti che avevano anche budget milionari. Abbiamo analizzato funnel di vendita, trattative finite male. E sai qual era ogni volta la costante? Quasi in tutti i casi i messaggi facevano leva sulle funzioni specifiche e sui punti di forza dei prodotti e servizi che stavano promuovendo, dando quindi per scontato che il potenziale cliente fosse espertissimo sul tema e che anzi fosse già pronto ad acquistare. In realtà te lo dobbiamo proprio dire, non è così. La dura verità è che rivolgendoti solamente a persone estremamente consapevoli che hanno già valutato tutte le alternative disponibili, ti troverai sempre a competere sul prezzo e le tue campagne marketing otterranno sempre meno risultati. Per evitarlo è fondamentale capire a quale livello della piramide della consapevolezza di Eugene Schwartz si trova in questo momento il tuo cliente, ovvero capire se è del tutto inconsapevole, se è almeno consapevole di avere un problema, se sta valutando tra varie alternative e quindi conosce le diverse soluzioni, se conosce addirittura i prodotti e servizi specifici o se è talmente esperto da conoscere nel dettaglio le singole offerte presenti in questo momento nel tuo settore. La prima cosa da fare è riuscire a dimensionare, grazie allo studio approfondito dei dati, i volumi di potenziali clienti che si trovano per ciascun livello della piramide. Un primo metodo per farlo è raccogliere e studiare le ricerche su Google, su YouTube e anche su Amazon nel caso tu venda prodotti fisici. Identificando i diversi intenti di ricerca e segmentando in base ai temi cercati, è possibile comprendere quanti stiano cercando il problema, quanti stiano cercando la soluzione e quanti invece si stiano informando su prodotti specifici. Ad esempio, puoi dividere quanti stiano cercando il mal di schiena da quanti siano già consapevoli di aver bisogno di cuscini posturali a quanti cerchino specifici brand e opinioni su quali siano i migliori da acquistare. Questo è fondamentale e imprescindibile per qualsiasi strategia di marketing e di vendita tu voglia utilizzare. Devi sapere esattamente cosa dire, quando dirlo, a chi dirlo e soprattutto come dirlo in base proprio al livello di consapevolezza dei singoli potenziali clienti a cui ti rivolgi. Altrimenti qualsiasi campagna di marketing brucerà budget inutilmente senza produrre alcun risultato. Se ti stai rivolgendo ad esempio a un cliente del tutto inconsapevole o ad esempio che ha appena scoperto di avere un problema, un'esigenza, ovviamente non puoi già inviargli la promo del tuo ultimo prodotto perché ovviamente non ne capirebbe il valore, non sarebbe ancora pronto ad acquistare. All'inizio invece dovrai agganciarlo, parlargli del suo problema, educarlo nel tempo sul fatto che la tua soluzione gli permetterà di risolvere definitivamente il suo problema. Dovrai fare leva sulla trasformazione che il tuo cliente potrebbe avere proprio grazie alla tua soluzione.
Se invece il tuo cliente è consapevole già della soluzione, allora devi far leva su ciò che ti caratterizza, il tuo meccanismo unico che garantisce risultati più efficaci rispetto alla concorrenza. Solo nel caso in cui il cliente sia consapevole già del prodotto, puoi quindi parlare specificatamente delle differenze rispetto alla concorrenza, mettendo in evidenza recensioni, casi studio e testimonianze che vadano a definirli realmente. E solamente a chi ha iniziato a conoscere la tua offerta puoi quindi proporre le tue promozioni, raccontando i bonus che sono inclusi. Un altro aspetto fondamentale da considerare è capire come scegliere i giusti canali di acquisizione clienti e le fonti di traffico proprio in base alla consapevolezza. Ad esempio, canali come Facebook ed Instagram si utilizzano per intercettare la domanda latente, cioè quelle persone che sono inconsapevoli o consapevoli solo del problema. Al contrario, Google si presta molto bene per intercettare chi già cerca soluzioni, quindi si informa su specifici prodotti o servizi. Anche questa volta hai capito che senza dati stai facendo marketing della speranza. Se ti è piaciuto questo video e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle novità dal mondo dei dati e della marketing intelligence, iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data!